Illustriamo adesso una grossa sezione, in realtà si tratta di due sezioni, la sezione modalità operative e la sezione modalità speciali. La prima opzione è la non ripetere i messaggi, è un'opzione particolarmente raffinata e importante, è attivata di default quando parte la mia app e siccome c'è molto da parlare, io ho dedicato un video apposta, quindi se siete interessati visionate il video 3F0. Anche la comandi vocali è particolarmente onerosa e importante, anche a questo ho dedicato un video apposta, quindi se siete interessati visionate il video 3F1. Risposta automatica a telefonata, se selezionata attiva automaticamente la telefonata dopo il numero di squilli impostato. Ecco, in realtà si tratta di blocchi da 5 secondi. Bene, dopo il numero di stili impostato sarete messi automaticamente in comunicazione con il chiamante. Sappiate che non tutti gli smartphone supportano questa opzione, dato che alcuni smartphone non danno ad esempio a nessuna app la possibilità di rispondere per ragioni di privacy e si può solo rispondere utilizzando i loro tasti di sistema, per cui in questi casi questa opzione chiaramente non è supportabile. Non è colpa della mia app, è colpa dell'Android del vostro telefono. Ecco, poi l'opzione modalità privata, ecco, viene particolarmente richiesto se siete veramente convinti di volerla attivare. Qualora la attiviate verrà letto solo il mittente del messaggio, ma non il messaggio stesso, e quindi sarà rispettata la vostra privacy. Qualora abbiate ovviamente per altre persone che possono udire, eccetera, eccetera, attorno a voi. Ecco, la modalità messaggi accorciati è piuttosto articolata, la potete attivare in due modalità, accorciare qualsiasi tipo di messaggio oppure solo i testi email che sono solitamente quelli particolarmente lunghi. Potete chiaramente impostare il numero di caratteri da usare come limite, ecco, e poi cambiare eventualmente il testo di avvertimento che viene vocalizzato dalla mia app al troncamento del messaggio. Ecco. Bene, passiamo ora alla sezione modalità speciali. Ecco, allora la modalità antisilente, in questo caso la mia app, se la attivate, vocalizzerà le notifiche anche quando il telefono è silenziato in modalità non disturbarmi oppure avete abbassato il volume della suoneria, eccetera, eccetera. Cercherà comunque di vocalizzare le notifiche che intanto vi stanno pervenendo. Ecco, ora c'è una sezione di accodamento dei messaggi che se le attiverete accoderà i messaggi se disabilitato, accoderà i messaggi se silenziato, accoderà i messaggi durante una telefonata, che vuol dire che i messaggi compariranno nella pagina notifiche con una clessidra a fianco scusatemi, e che saranno focalizzati solo una volta che uscirete dalla situazione di disabilitato o di silenziato oppure dopo che avrete terminato la telefonata. Ve li reciterà tutti quelli che vi sono pervenuti nel frattempo, uno di seguito all'altro. Ecco, l'opzione concatena messaggi vicini è molto interessante e particolarmente raffinata. Potrete mettere un certo numero di secondi, per esempio mettiamo 10 secondi, un numero ragionevole. Praticamente se avete amici che hanno l'abitudine di scrivere tanti messaggi ravvicinati a pochi secondi uno dall'altro, potete attivare questa opzione che impostando il numero massimo di secondi di attesa, per esempio appunto 10 secondi, e la mia app allora in questo caso attenderà 10 secondi prima di vocalizzare un messaggio e se nel frattempo ne perverranno altri dallo stesso emittente li concatenerà tutti insieme. Ok, ecco, lo potete fare anche, vi ricordo che di default è così, il concatenamento deve essere attivato anche dalla relativa applicazione. È impostato di default la concatena messaggi su tutte le applicazioni. Qualora non vi interessi concatenarli su una certa applicazione in particolare, potete ovviamente evitare che venga fatto andando a levarlo dalla relativa opzione. Ok,
Torniamo alle opzioni, a questo punto rimozione, sostituzione. La rimozione e sostituzione è una funzionalità particolarmente articolata, vi consente di scegliere se rimuovere i caratteri speciali qualora non sopportiate gli emoji vocalizzati nei messaggi. Potete eliminarli grazie a questa opzione. Abilita rimozione URL, la MIAP cercherà di evitare di vocalizzare gli indirizzi URL presenti nei messaggi ricevuti. L'opzione abilita le sostituzioni, vi consente di sostituire parole e frasi con altri. Potete in pratica costruirvi un vero e proprio dizionario delle parole da sostituire. Sulla sinistra impostate la parola da sostituire, sulla destra la parola che volete sostituire, in mezzo il carattere maggiore. Ok, qui per esempio vedete che ho sostituito il meno e il trattino basso con niente, in maniera tale da non avere la scocciatura di sentire tanti meno, tanti trattino basso. Ecco, è particolarmente raffinata. Qui vedete casistiche, per esempio potete mettere su, e qui c'è un link, l'HTTP link, che vi permette di andare a vedere queste sintassi particolari. Ci sono delle sintassi che vi permettono di costruire anche delle regole molto complesse, tipo appunto lo vedete qua, 09 aperta parentesi graffa 4, vi permetterà di sostituire un numero formato da almeno 4 digit con la parola numero. Ok, bene, torniamo a noi, ecco, scusatemi, ecco qua, torniamo. Dopo abilita i gruppi di WhatsApp e Telegram, consente di abilitare e disabilitare la vocalizzazione dei messaggi dai gruppi. Non è una funzione che posso garantire, visto che WhatsApp e Telegram non passano il tipo di notifica alla mia, ma solo il mittente esso associato, perché ho dovuto necessariamente individuare delle informazioni alternative per stabilire se la notifica arriva da un gruppo, ma queste informazioni chiaramente non sono sicure, possono cambiare in ogni momento, per cui io faccio il possibile, ma l'impossibile non posso farlo. L'opzione abilita i messaggi vocali di WhatsApp è una funzione particolarmente complessa, per cui vi rimando al video dedicato 3F2.